Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Come preannunciato nell'ultima puntata, dedichiamo un approfondimento in 2 episodi alla nostra committenza, il mondo cooperativo, partendo da una domanda: come mai il mondo cooperativo ha deciso di investire in un progetto sulla buona comunicazione delle politiche europee? La risposta è semplice, perché il mondo cooperativo si riconosce nell'Europa, nei suoi valori, nei suoi meccanismi e soprattutto nei suoi obiettivi, e lo fa in 4 ambiti specifici: l'innovazione tecnologica, la formazione come sua conseguenza e ancora l'ecologia e infine le politiche socio-assistenziali. Se ci pensate, le 5 missioni che EU Factor ci ha affidato ci sono tutte: diventare più smart, diventare più green, diventare più vicini ai cittadini, più connessi e anche più inclusivi. Siamo andati a raccogliere alcune di queste esperienze e a farci spiegare qual è il rapporto tra la cooperazione e l'Europa, partendo dall'ambito che attinge di più in termini assoluti dai fondi europei: la formazione. La formazione si collega a doppio mandato con tutto il tema della politica di coesione, dei fondi strutturali. Le imprese che fanno formazione nascono e crescono con i diversi settennati delle politiche di coesione. È molto importante sottolineare che quello che arriva alle persone, che siano ragazzi giovani o che siano gli imprenditori o le persone occupate, è parte del grosso lavoro che fa l'Europa attraverso le politiche di coesione. Un esempio sono i percorsi di formazione che offriamo ai ragazzi per la specializzazione post-diploma, i corsi IFTS per esempio, che la Regione Emilia-Romagna finanzia, sono sviluppati con questi fondi. Noi ne abbiamo uno sulla sede di Parma che riguarda appunto il concetto della sostenibilità nei processi produttivi, e chi frequenta questo corso ha poi uno stage, un periodo in azienda e una facile assunzione nell'azienda successivamente. Lavoriamo appunto sul tema della disoccupazione, sugli inoccupati e sul favorire l'occupabilità delle persone che magari sono fuoriuscite dal mondo del lavoro, devono riaggiornare un attimo le competenze e poi ritrovare opportunità di impiego. Tutti questi piccoli passaggi che gestiamo nel quotidiano sono finanziati attraverso la politica di coesione. Insomma, in Europa formazione significa Europa, letteralmente. Ne abbiamo già parlato diffusamente nelle 2 puntate dedicate al progetto Erasmus+, che, come abbiamo spiegato, non riguarda soltanto gli studenti ma anche i lavoratori, persino quei lavoratori finiti ad essere inoccupati per un motivo o per l'altro e che cercano di reinserirsi nel mondo del lavoro. L'Europa aspetta anche loro per favorire la loro formazione. Si parla in particolar modo di trovare una linea comune di formazione europea, di equiparare le competenze, in modo che un lavoratore che oggi potrebbe trovare lavoro a Roma potrebbe trovarlo ugualmente, con le stesse caratteristiche, anche a Madrid oppure a Varsavia in Polonia, indipendentemente dallo Stato europeo da cui proviene. E poi c'è l'opportunità di andare a catturare, a copiare, a imitare culture diverse che magari sono giunte a diverse conclusioni o a diversi punti di sviluppo della stessa competenza professionale. Discorso valido anche per il progresso tecnologico. In un mondo che corre in avanti, difficile farlo da sé con la propria azienda, impresa o associazione. È meglio farlo tutti insieme. Da questo punto di vista l'Europa non offre soltanto risorse economiche, ma anche canali e luoghi di incontro materiali o immateriali. I finanziamenti europei sono assolutamente fondamentali nell'accompagnare le nostre realtà cooperative nello sviluppo di processi produttivi in cui l'innovazione davvero e la tecnologia 4.0 accompagni lo sviluppo delle nostre imprese. Questo è assolutamente fondamentale. La nuova tecnologia penso che nei prossimi anni sarà sempre di più accompagnata dal rispetto delle politiche ambientali e di tutto quello che sta venendo avanti, perché sempre di più green e tecnologia sono 2 ambiti strettamente connessi, e anche la tecnologia nei prossimi anni sarà sicuramente incentrata sulla sostenibilità e sull'individuare delle soluzioni che possano portare a dei processi davvero sostenibili e di efficientamento energetico. Quello che sta succedendo è una prova lampante. L'incremento dei costi di approvvigionamento delle energie impongono ancora di più alle nostre aziende di essere preparate e di collocare anche politiche energetiche sostenibili all'interno dei propri processi produttivi.
Il mondo cooperativo cerca dunque di fare da cappello, da filo conduttore o da committente, come ad esempio nel caso del nostro progetto EU-Factor. Cappello o committente di iniziative che portino le aziende nel solco tracciato dall'Europa, ad esempio dal punto di vista ambientale, abbracciando la cosiddetta carbon neutrality, vale a dire calcolare quante emissioni di anidride carbonica provoca la tua azienda nel corso di un anno e cercare di compensarle al milligrammo, al centimetro cubo di diffusione nell'atmosfera attraverso politiche compensative. Iniziative che permettono di catturare con facilità i finanziamenti europei, dato che appunto Greener è uno dei 5 obiettivi fondamentali. Il collega Emilio Gelosi ci offre un esempio. Il progetto GECO2 è un progetto Interreg tra Italia e Croazia con 7 partner che ha creato da zero un mercato volontario di crediti di carbonio. Che cosa vuol dire? Ci sono delle pratiche agronomiche che i coltivatori e gli agricoltori utilizzano che già permettono di stoccare anidride carbonica, l'agricoltura biologica, pratiche molto particolari dal carattere scientifico e attraverso il progetto GECO2 siamo riusciti a dare valore a questo tipo di pratiche in maniera tale che gli agricoltori siano incentivati a utilizzarle e non solo, perché attraverso dei programmi di formazione per gli agricoltori siamo poi riusciti a creare un decalogo di buone pratiche che possono essere utilizzate tutti i giorni per ridurre l'impatto che purtroppo il cambiamento climatico sta avendo sul nostro pianeta. Carbon neutrality, carbon credit, è bene familiarizzare con questi concetti perché saranno un po' le parole chiave del mondo di domani, le direzioni in cui andare qualunque attività si svolga. Intanto le alternative alle emissioni di anidride carbonica si sviluppano, in questo campo è un'autorità, una cooperativa, si chiama CPL Concordia, opera in tutta Italia e di fatto le fonti di energia rinnovabili stanno diventando via via il suo core business. CPL Concordia cattura finanziamenti europei destinati alla ricerca green, ma anche per formare i tecnici green del futuro. CPL Concordia eroga moltissime ore all'anno per i suoi soci e i suoi dipendenti in ambito formativo, dagli operai manutentori alle qualifiche un po' più alte, quindi anche agli apicali CPL. Molte di queste formazioni, questi contenitori sono senz'altro finanziati o cofinanziati da fondi pubblici. CPL Concordia, oltre alla sua attività tradizionale, è evidentemente in prima fila per gettare quelle che sono le traiettorie della nuova transizione energetica ed ecologica e quindi svolge attività di ricerca e di innovazione sulle nuove fonti di rinnovabili di energia quali l'idrogeno e tante altre. Ringraziamo Chiara, Emilio, Matteo e Serena per aver condiviso con EU-Factor le esperienze delle aziende, delle associazioni, dei gruppi per i quali lavorano. Nella prossima pillola di coesione andremo a conoscere altri progetti cooperativi finanziati con risorse europee. L'appuntamento è per la prossima settimana. Intanto EU-Factor termina qui.